Nell'estate del 1884 Giulio Piccini, detto Giarro, si firmava così, scrisse alcuni articoli sulla Nazione, sul quotidiano dell'epoca, che è ancora oggi il quotidiano di Firenze d'altronde, e divenne in pratica un potentissimo influencer, una Ferragni dell'epoca, insomma. Perché questo? Perché i suoi articoli, che parlavano appunto del degrado di alcune zone di Firenze, spianarono la strada a tutto quel gruppo che voleva la distruzione del centro storico, distruzione per quelli ovviamente che denigravano questo tipo di intervento, e invece demolizioni per quelli che lo auspicavano in pratica. Questo intervento così contestato, così grave, che è vero sì che risanò una parte degradata sicuramente di Firenze, ma allo stesso tempo cancellò quello che era un centro medievale di Firenze, che ancora oggi, oltre a tutta la cinta muraria, che venne completamente distrutta, salvo pochissimi piccole parti che sono ancora oggi visibili, ma fondamentalmente distrusse tutte quelle vestigia medievali, di case medievali e di abitazioni medievali che facevano parte appunto del centro storico proprio della città di Firenze. Ora, nella fattispecie qui non si parla del centro appunto storico corrispondente all'attuale piazza della Repubblica e quello che era appunto il Mercato Vecchio, ma bensì Giarro appunto parla di San Frediano, di un quartiere comunque degradato anch'esso in maniera particolare, e leggiamo insieme, perché vale la pena di leggerlo per capire anche come realmente venisse descritto. Dovete tenere presente che ci sono sicuramente delle esagerazioni da parte del giornalista, sicuramente ci sono, però in effetti insomma io credo che sia un quadro abbastanza esatto di come vivevano le persone alla fine dell'Ottocento a Firenze. E leggiamo appunto questa parte che dice: men noto del ghetto, il ghetto è invece quella parte che attualmente è piazza appunto della Repubblica e allora era quella del Mercato Vecchio, perché più lontano dal centro e prossimo alla campagna e del ghetto assai più esteso. Gli stessi nomi di quelle viuzze riescono nuove a fiorentini più vecchi. Pochi hanno udito parlare della Sacra, delle mura di San Rocco, del Malborghetto, di Via del Leone e di Via del Campuccio. Via del Leone e Via del Campuccio sono ancora due strade presenti a Firenze, nella zona di San Frediano. Ecco le casipole dei ladri. Son per lo più a un solo piano o a due piani, la porta di strada è aperta, sganasciata, penzoloni sui cardini. In alcune non vi è porta, qualcun altro ladro l'ha rubata o l'ha rubata lo stesso inquilino al suo padrone di casa. Guardate di fuori le casipole, ci sono finestre senza vetri, telai rotti e mura esterne tutte buche, scortecciate e cadenti. Un'immagine piuttosto terribile di come in realtà fossero, e alcune in effetti delle foto d'epoca ci testimoniano che non era molto lontano dal vero la descrizione. Entrate per corridoi così stretti che, allargando le braccia e i gomiti, toccano le pareti viscose, così nere che mettono ribrezzo, e benché nell'interno della casa camminate su un pavimento dove il sudiciume è ammozzolato e che sentite sotto il piede ineguale, dove alto e dove basso. In giorni di pioggia quei foschi corridoi diventano vere pozzanghere. Il soffitto è appena all'altezza di un uomo di statura ordinaria. E poi ancora, le casipole sono divise in quartieri di una o due stanze, quartieri si intende appartamenti. Se guardate da fuori, quei tuguri hanno aspetto di doversi sfasciare a ogni momento e cascare nella strada in mucchi di calcinacci, dentro la sozzura, lo squallore
il tanfo sfidano ogni descrizione. Le famiglie di 5 o 6 persone non hanno neppure una sedia, alcune neppure una tavola. La terra è veramente la loro madre, mangiano seduti in terra, stanno per terra allorché tengono conversazione, riunione di famiglia. Di tavole non han bisogno, poiché manca loro la roba da posarvi. Non han neppure un bicchiere in 5 o 6. Bevono ad una bottiglia sbreccata, un fiasco sbocconcellato, l'acqua che piglian qua e là, non avendo arnese per attingerla dai pozzi. Ora capite che in effetti questa è una descrizione veramente catastrofica di quello che doveva essere appunto la situazione di San Frediano in quel periodo. E tenete presente, come ho detto, che tutti questi articoli poi in un modo o in un altro fecero sì che il partito, fra virgolette, del distruzione e ricostruzione di Firenze avesse la meglio e si partisse con quelle che poi sarebbero state le distruzioni del Poggi.